benvenuti in una Lubiana ovviamente bagnata. Siamo al Ponte del Drago. Adesso vi racconto una cosa particolare perché il drago è il simbolo della città di Lubiana. Si narra che Giasone, dopo aver rubato il vello d'oro, scappa con gli Argonauti, attraversano il Mar Nero fino ad arrivare al fiume Ljubljanica, che è questo che attraversa la odierna Lubiana. Qui si sono accampati in un bosco qua vicino e hanno trovato il drago. Giasone lo affronta, lo uccide. Da lì il drago in quel periodo veniva visto come malvagio, come cattivo, un essere da sconfiggere, pericoloso. Poi non si sa come, nel corso del tempo per questa città prende invece un'accezione di protezione, quindi ha un'aura positiva per la città fino a diventare addirittura il simbolo di Lubiana, tanto è che oggi è addirittura nello stemma della città. Questo qui, ragazzi, è il Butler's Bridge. Il ponte del macellaio, che oggi in realtà è il ponte degli innamorati, perché ci sono tutti i lucchettini. È il collegamento tra questo lato del fiume e l'altro, dall'altra parte c'è il mercato. A me piacciono queste opere di artigianato ed è proprio il genere di cose che mi piace vedere. Questi producono loro le ceramiche. Ma guardate chi è uno dei suoi clienti. Fontana dei Tre Fiumi Carniolani ed è stata progettata nel 1743 dall'architetto italiano Robba, e quindi oggi in onore suo la chiamano anche Fontana Robba. È evidentissima l'ispirazione alla fontana del Bernini che c'è in piazza Navona a Roma dei Quattro Fiumi. Hanno fatto una cosa leggermente più modesta ma comunque molto graziosa. È riuscito a trovare le sue dimensioni, sono le 11:15. Ormai questo è già il quinto giorno che siamo in Slovenia e dobbiamo ammettere che qui la colazione non è un culto, nel senso che abbiamo fatto fatica tutti i giorni a trovare un posto che avesse uno straccio di brioche o di croissant o una pasticceria o un qualcosa. È veramente faticoso, o aprono molto tardi o se no hai delle cose alle quali noi non è proprio il nostro genere. Forse siamo noi che non abbiamo cercato bene. Chi è già stato in Slovenia ci può scrivere magari se abbiamo scavolato qualcosa? No, è ripiena, almeno è buona. Appena acquistato il bigliettino per fare il girettino in barca, da lì è una prospettiva un po' diversa. Sono 14 euro a capocci grandi, 7 euro a capocci piccolini, dura 45 minuti il girettino. I giri in barchetta sono quasi belli come quelli in trenino.
Cibo direi, adesso sì, cibo. Adesso io voglio delle scuse pubbliche dal mostrino che si voleva fermare a mangiare di nuovo l'hamburger. Io non voglio. Non è vero che volevo mangiare l'hamburger, mi volevo fermare a mangiare. Posti facili. Guarda che bel posto. Questa qui è una Gostilna, quindi una trattoria loro, ed ha la faccia direttamente sul Lubiano. Guarda che cosa buffa che hanno queste cose qua, vedi? Ci sediamo? Sì. Il Monster continua a brontolare perché mi sono voluta spostare qua perché sono andati via. Dice che sono io il bambino. Siamo sul fiume, scusami, è più bello, tira più aria. Mi meraviglia che lei voglia stare al sole perché ha finito. Io volevo pranzare sul fiume, sono sul fiume, sto anche al sole. Poi oggi non è tutto sto caldo, incredibile, io ho caldino, ma vabbè, non è che più di tanto. Questo qui è un posticino, ragazzi, che è molto consigliato, soprattutto da chi abita qua, è molto frequentato, ma anche dai turisti perché è bombato di turisti Lubiana. Il problema è che non vi danno il pranzo, quindi non ci sono le pietanze da pranzo. Sono degli stuzzichini, delle cose, adesso vediamo i quantitativi. Poi hanno sempre questo retrogusto un po' di nocciolato, di miele, c'è l'amaro ma è delicato, mi stanno piacendo un sacco. E qui c'è una sbalangata di pane, che è caldo. Glielo dai un pezzettino agli uccellini il pane? Guardalo. Cioè, Voilà. È una cosa. Ma cosa hai paura di dare? Ah beh, beccano sti ragazzi qui, Ma dai, scherzo. Ma che abiti? Stanno facendo da ventilatore, ragazzi. Altro? Cioè, però mangiate piano, ragazzi, perché sennò. È ancora lunga. Vai, amore, ho puoi una mangiare. fame. È la foto di copertina, è la foto della sorrentina. E tocca il barattolo, e tocca la birra. Ah! Questa qui sembra tipo una scamorza affumicata. Esatto. Questo qui sono curioso, non so cosa sia. Partiamo con questo qui che è un formaggio morbido, assomiglia tantissimo al brie. Ormai il pane ce lo siamo giocato con i passerotti. Buono, bravi. Sembra di capra. Il fatto che fosse vicino a questo formaggio che è affumicato, esatto, non so per quale motivo uno è ispirato ancora a ste vespe. Abbiamo dei formaggi invece un pelino più stagionati e questo che sembra tipo un asiago. Non è così spinto come il pecorino, è un formaggio simile. Questa qui è la salsiccia carniolana, che è tipica, ho finalmente beccato una roba tipica, fatta con il pork ovviamente. Dentro c'è pepe, aglio ed è spesso usata qui a Lubiana anche come street food perché ve la danno già tagliata e la mangiate così. Questo è la porzione intera, se no potete scegliere anche la mezza porzione. C'è da dire una cosa, che noi abbiamo guardato un po' anche degli altri ristoranti prima di arrivare qui, ma hanno o quelli turistici, sempre l'hamburger, la carne grigliata, queste cose banali, e comunque è tutto molto su di prezzo rispetto ai prezzi a cui siamo stati abituati fino a oggi. Ha senso, siamo nella capitale, però sono tipo sul doppio. Come la consistenza, il wuster, ma non c'entra niente col wuster perché qua si sente che c'è il maiale, quello buono, si sente benissimo l'aglio, ci sono anche i puntini di pepe ma quelli non si percepiscono francamente. È molto buona. Poi c'è questa pellicina qui esterna che è croccantina quasi, non so come dire, dentro è molto morbido e poi vedete che non è omogeneo il centro, quindi vuol dire che non è tutta carne macinata estrusa. Qui hanno tagliato, hanno fatto come andava fatte le cose. Insieme vi danno anche la mostarda di miele, che è questa, che è senapale. Si sente il miele, si sente la senape, quindi un po' dolce, un po' piccantina, molto buono. Vuoi vedere questo? Sì, almeno quello lì, grazie. Senti lì Giorgio che vuole qualcosa. Non è tanto stagionato, vedi com'è. Queste qui, ragazzi, sono rape rossa sott'aceto, sono acide, sono quasi piccantine, sono quasi di senape, ci stanno per sgrasciare la salsiccetta. Abbiamo speso 44 eurini e voilà!
dobbiamo andare a cercare il castello. Il mostro al solito si infila, dove è andato? Si infila nei posti chiusi, nei cortili chiusi. Però io ho trovato una cosa, ragazzi, dopo se riusciamo andiamo in una pasticceria che abbiamo trovato qua, dobbiamo provare una cosa. C'è una cosa molto particolare che abbiamo visto. Praticamente nel 1521 ci fu un incendio dove furono coinvolte tutte le case e le costruzioni che erano fatte tutte di legno. Da allora furono bandite tutte le case costruite con legno e iniziarono con le pietre e mattoni. Per evitare che le case adiacenti una bruciasse quell'altra, fecero questo passaggio qua, che era praticamente la possibilità al fuoco di non bruciare la casa adiacente, ed è originale questa. Ed ecco a voi la panchina più piccola della storia. È una panchina poltrona questa. Qui a Lubiana c'è anche da vedere il castello dei signori di Carniola, edificato nel VI secolo d.C. Noi siamo con tutta sta roba vestiti da moto e tutto, abbiamo deciso che non importerebbe andare fin su. Però vi diciamo comunque un paio di cose che vi possono essere utili. Visitabile all'interno, con 20 euro fate il pacchetto della funicolare andata e ritorno più la visita interna del castello. Vi lascio sotto anche il link diretto del sito loro, perché si possono fare anche delle esperienze tipo la visita del tempo, delle cose un po' particolari che hanno prezzi diversi, potete dare un'occhiata. È aperto dalle 9 alle 22. All'interno c'è anche il museo delle marionette. Cosa buffa che siamo arrivati in un set cinematografico, devono fare delle riprese per un film, vedi? Un dolcino un po' diverso dal solito perché è la prima volta che lo vedo andando in giro. Non so se sapete, a Parigi c'è un pasticcere strafamoso, stratitolato, che si chiama Cédric Grolet, che vende a 20 euro queste cosine qua. Sapete che io però ho un po' il T-Rex inside e questi qui l'ho preso perché costa 7,50 euro. Ora faccio due riprese fatte veramente bene, perché con quello che costa comunque non vendono l'acqua, però ecco, quello volevo dire. Ah, ma è morbido, pensavo fosse una cosa scrocchiariella, invece no. Ma va? Oh mamma mia. Lo yuzu, che è quello che ho preso io, è un agrume giapponese che sa di mandarino. È un incrocio fra un mandarino e un'arancia. Io, ragazzi, queste vespe non le voglio più vedere nella mia vita. Come una crema quella lì, e poi dopo vedete che sotto qui c'è questa cosa qua che non so che cos'è. Sa di un po' di panna, un po' di yuzu. Io un pochino credo di sentire anche un po' il colorante fuori, ma io sono un po' una pippa per queste cose, non è che le apprezzi molto, però la parte quella sotto è scrocchiariella, ha dentro qualcosa tipo, sapete, i cereali soffiati, quelle cose lì che vi dà un po' la croccantezza. Quelli di Cédric Grolet io non li ho assaggiati, non penso li assaggerò mai, però questo è molto buono. Vale 7,5 euro, non lo so, però per provare una cosa diversa dal solito ci può stare. Che c'è l'elicotterino! Allora, non è il mio genere queste cose qua, che sembrano proprio dei giochini, tutti così un po'. Però è bilanciato bene, si sente quel tocco di limone, è un buon dolce, è molto buono. Proporzionato alla sua cifra, 20 euro no, ma 7 sì. Noi ragazzi siamo in verandina come la nonna Berarda in attesa di mangiare due biscottini che abbiamo comprato col tè. E stiamo cercando di schiacciare le ultime zanzare perché così non perdiamo l'allenamento con casa nostra. Esatto. Noi ragazzi vi diamo la buonanotte perché per stasera non usciamo più, ma ci vediamo nel prossimo video con speriamo un bellissimo percorso naturalistico con delle cose molto particolari. C'è un trenino, una grotta, un castello nella roccia, un sacco di cose belle. E allora stasera vi saluto, Teletutù!